Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo di cos'è la Domenica delle Palme. Risposta: nel cristianesimo la Domenica delle Palme è la domenica che precede la Pasqua. In questo giorno si ricorda il trionfale ingresso a Gerusalemme di Gesù in sella a un asino e osannato dalla folla che lo esultava, agitando rami di palma. Giovanni 12, 12, 15. La folla radunata dalle voci dell'arrivo di Gesù stese a terra i mantelli, mentre altri tagliavano rami degli alberi intorno e, agitandoli festosamente, gli rendevano onore. La ricorrenza è osservata da cattolici, ortodossi e alcune chiese protestanti. Nella forma ordinaria del rito romano essa è detta anche Domenica de Passione Domini, della Passione del Signore. Nella forma straordinaria la Domenica di Passione si celebra una settimana prima, perciò la Domenica delle Palme è detta anche Seconda Domenica di Passione. La Domenica delle Palme è il giorno ricordato come l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, una settimana prima della sua resurrezione. Matteo 21, 1, 11. 450-500 anni prima il profeta Zaccaria aveva profetizzato: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, mentre umile in groppa un asino sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Zaccaria 9,9. Matteo 21, 7, 9 dimostra che la profezia si realizzò. Condussero l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. La maggior parte della folla stese i mantelli sulla via. Altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. Le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Questo evento avvenne la domenica prima della crocifissione di Gesù. Per ricordare questo evento si festeggia la Domenica delle Palme. Viene definita in questo modo perché rami di palma furono distesi per terra sul viale che Gesù percorse con l'asino a Gerusalemme. La Domenica delle Palme era la realizzazione della profezia del profeta Daniele. Sappi dunque e comprendi bene: dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane e 62 settimane. Essa sarà restaurata e ricostruita piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Daniele 9,25, Giovanni 1,11 afferma: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Le stesse persone, la stessa folla che lo chiamava Osanna, 5 giorni dopo gridava: crocifiggetelo. Matteo 27, 22, 23. Secondo i Vangeli Cristo giunse a Gerusalemme su un asino, mentre molti dei festanti stendevano sulla strada i propri mantelli e rami di palma al suo passaggio, cantando i versi: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Gesù Cristo invia 2 discepoli a prendere a prestito l'animale, dicendo loro di rispondere: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Gesù afferma la sua natura divina e i 2 discepoli inviati, rispondendo come loro indicato, lo riconoscono Dio. Matteo 1,5, Matteo 21,3. La liturgia cattolica celebra l'evento cantando l'inno Osanna al figlio di Davide all'inizio della celebrazione. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme avviene esattamente una settimana prima della resurrezione della morte in croce. L'evento è descritto nei 3 sinottici. La Domenica delle Palme è uno dei pochi casi in cui il Vangelo, secondo Giovanni, è più storico dei sinottici ed è quello che fornisce l'elemento di datazione e di identificazione della folla, la stessa nei 7 giorni. 6 giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena. Marta serviva Lazzaro, era uno dei commensali. Intanto la gran folla di giudei venne a sapere che Gesù si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. Il giorno seguente la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palma e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele. Giovanni 12,1, 9,12. 6 giorni prima della Pasqua ebraica la folla dei giudei che si preparava
ed era radunata per il pellegrinaggio settimanale ebraico del Sukkot, occorre a Betania, dove si trovava Gesù e Lazzaro resuscitato il sabato. La Pasqua ebraica cade il sabato e nell'uso ebraico i giorni si contano dalla sera del giorno precedente al tramonto del giorno successivo. Il giorno seguente la folla vede Gesù mentre si dirige a Gerusalemme e decide di seguirlo. Alcuni autori fanno notare che la Torah permetteva al sabato, giorno festivo, di spostarsi soltanto su brevi distanze. I teologi cristiani ritengono che il significato simbolico sia illustrato in Zaccaria 9,9, citato dagli stessi Vangeli sinottici, dove Gesù Cristo è profetizzato come il Re di Israele e il principe della pace universale fra le genti di tutta la terra. Mi porrò come sentinella per la mia casa, contro chi va e chi viene, non vi pesserà più l'oppressore, perché ora io stesso sorveglio coi miei occhi. Esulta grandemente, figlia di Sion, esulta grandemente, figlia di Sion. Giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto, è vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme, l'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti, e il suo dominio sarà da mare a mare e da fiume al confine della terra. Quanto a te, per il sangue dell'alleanza, con te estrarrò i tuoi prigionieri dal pozzo senza acqua. Tendo Giuda come arco, Efraim come arco teso, ecciterò i tuoi figli Sion contro i tuoi figli, Grecia ti farò come spada di un eroe. Al significato storico si aggiunge l'elemento simbolico della scelta dell'asino e non del cavallo come animale da soma e da traino, dove l'asino nelle tradizioni e nella prassi militare dell'antico Oriente era un animale pacifico, mentre il cavallo era un animale da guerra. Geremia 9,10. A ciò si aggiunge il basso prezzo conseguente dell'asino, coerente con le modeste possibilità economiche della sacra famiglia di Nazareth e con la tradizione secolare del presepe e prima ancora orale e artistica che ricordano l'infante divino partorito nella umile mangiatoia. Pertanto Gesù entra a Gerusalemme come il profetizzato re di Israele e il principe della pace, come spiegato dalle parole "non sono venuto per giudicare il mondo ma per salvarlo", Giovanni 12,47. Nel Vangelo secondo Luca 19,41-44, mentre Gesù si avvicina a Gerusalemme, volge lo sguardo verso la città santa e piange. Un evento noto in latino come Flevit super illam, perché già consapevole della passione che lo attendeva la settimana seguente e della futura sofferenza di Gerusalemme dopo la caduta del secondo tempio. Il pianto non era motivabile con le circostanze liete del momento, quanto piuttosto come la predizione del tradimento di Giuda nell'ultima cena o del triplice rinnegamento di Pietro, e poteva essere letto dai presenti o dai posteri col senno di poi non soltanto come un dono profetico, ma come la profezia del proprio futuro personale che non è conosciuto da nessuno degli apostoli e discepoli. In molte località dell'antico vicino Oriente era consuetudine coprire la terra percorsa da qualcuno ritenuto degno del più alto onore. La Bibbia ebraica, secondo Re 9,13, riporta che a Jehu, figlio di Giosafat, fu riservato questo trattamento. Sia i Vangeli sinottici che il Vangelo di Giovanni riferiscono che la gente diede a Gesù questa forma di onore. Nei sinottici la gente è descritta mentre posa i mantelli e rami tagliati lungo la via, mentre Giovanni specifica che si trattava di rami di palma, in greco phoenix. Nella tradizione ebraica la palma è una delle 4 specie migliori dei frutti della terra portati in processione per la festività del Sukkot, settimana di gioia e ringraziamento prescritta da Dio secondo Levitico 24:30. Dopo il raccolto della primavera, nelle zone in cui vi è scarsità o assenza di piante di palma native, i rami di palma sono sostituiti da rami di ulivo, in alcuni paesi tra cui l'Italia e la Spagna, oppure da fiori e foglie intrecciate di salice o bosso, come nell'Europa settentrionale. Nel Vangelo secondo Giovanni 12,12 quindi ci si narra che la popolazione abbia usato solo rami di palma che, a detta di molti commentari, sono simboli di trionfo, acclamazione e regalità. Un'antica antifona gregoriana canta: Puere ebrarum portantes ramos olivarum obserunt domino. I bambini degli ebrei andarono incontro al Signore portando rami di ulivo. Nella cultura greca dell'impero romano il ramo di palma e di alloro erano segni di vittoria e trionfo quando il
Triumphator deponeva la sua armatura per indossare una toga ornata, fra l'altro con rami di palma. La palma era un attributo della divinità pagana greca Nike e del suo equivalente nel pantheon romano Vittoria. Il Gesù Cristo trionfante a Gerusalemme delle epistole di Paolo è rappresentato nell'arte soltanto a partire dal XIII secolo, mentre contestualmente la iconografia della crocifissione nello stesso periodo evolve dal tipo di Christus triumphant a quello del Christus patiens. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento con i vari personaggi biblici. Arrivederci a tutti da Bruno Pepi, al prossimo video.